Buongiorno, benvenuti, benvenute sul mio canale YouTube Astro Tarotina, un canale dove parliamo di astrologia di tarocchi, di tanti altri temi e avete anche la possibilità di seguire dei live in diretta naturalmente o anche in replay. Oggi parleremo di un tema appassionante, affascinante, uno degli aspetti più affascinanti del cielo, un tema che tratteremo in maniera semplice, non semplicistica ma semplice, sia dal punto di vista astronomico che astrologico, è quello della retrogradazione dei pianeti. Cerchiamo quindi di capire meglio che cosa accade quando un pianeta si muove all'indietro, ma prima di entrare nella descrizione vi invito a mettere un pollice se il video vi piace o vi è piaciuto, iscrivervi se non l'avete ancora fatto, condividere il canale YouTube Astro Tarotina, attivare la campanellina di notifica delle pubblicazioni, andare a vedere le pagine Instagram dove ci sono tantissimi contenuti di astrologia e di tarocchi, e anche se desiderate una consulenza di astrologia, di tarocchi o di astrotarocchi, scrivermi a mariacristina.astrotarot con una T finale a gmail.com. Allora, vediamo un po' dal punto di vista astronomico cosa significa la retrogradazione di un pianeta. Allora, un pianeta è definito retrogrado quando, secondo dal punto di vista astronomico, osservato dalla Terra, a questo punto è fondamentale, lo sottolineo, sembra muoversi all'indietro. Questo movimento, per quanto possa sembrare reale, è solo un'illusione ottica che è generata dalla differenza di velocità orbitale fra la Terra e gli altri pianeti del Sistema Solare. Oddio mio, ma cosa vorrà dire la diversa velocità orbitale tra la Terra e gli altri pianeti del Sistema Solare? Per spiegare sempre in maniera appunto semplice ma non semplicistica questo concetto, devo introdurre due piccole definizioni, quella di pianeta interno e esterno. I pianeti interni sono quelli che sono più vicini al Sole della Terra e sono Mercurio e Venere, e sono più rapidi, sono molto veloci, e poi i pianeti esterni sono quelli che sono più lontani dal Sole della Terra, e sono tutti gli altri, cioè da Marte fino ai pianeti transaturnini. Sono pianeti lenti, cioè si muovono più lentamente, e questo fa sì, dal nostro punto di vista, la retrogradazione è sempre un fenomeno che si osserva dal punto di vista geocentrico, cioè noi siamo sulla Terra e osserviamo il cielo. I pianeti sembrano comportarsi in una maniera un po' strana, un po' particolare, quando la Terra li supera o quando sono loro a superare la Terra. Facciamo subito un esempio. Allora, prendiamo la Terra e prendiamo Marte, che è un pianeta esterno, quindi si muove più lentamente della Terra. Quando la Terra si avvicina, arriva all'altezza di Marte, chiamiamo così per capirci, e lo supera, sembra che Marte si fermi, cioè rallenti prima di tutto, si fermi, in gergo viene detta questa stazione retrograda o fase di stazionamento, e poi comincia a procedere a muoversi all'indietro rispetto alle stelle dello sfondo. Questo movimento è solo un'illusione ottica, esattamente la stessa che abbiamo quando siamo in macchina in autostrada, superiamo un'auto che va più lentamente, quindi arriviamo all'altezza di quest'auto, la guardiamo, l'auto sembra fermarsi e poi tornare indietro, ma l'auto in realtà continua ad andare avanti, solo più lentamente. Stesso fenomeno quando osserviamo il paesaggio dal finestrino di un treno che va veloce, parallelo a una strada. Se ci sono delle auto, vedremo che noi dal finestrino arriviamo all'altezza delle auto, ci sembra che l'auto si fermi, che torna indietro. In realtà l'auto continua ad andare avanti, semplicemente a una velocità diversa, inferiore alla nostra. E questo è esattamente ciò che succede nel cielo con i pianeti retrogradi. Quindi, per riassumere molto velocemente le caratteristiche principali della retrogradazione, si tratta di un'illusione ottica, cioè i pianeti non si muovono all'indietro, ma è un effetto creato dal nostro punto di osservazione sulla Terra. I pianeti hanno dei cicli regolari di retrogradazione determinati dalla loro velocità orbitale e dalla distanza con la Terra. Non vado oltre in questa descrizione scientifica. E poi la retrogradazione ha una durata variabile a seconda del
pianeta, per esempio la retrogradazione di Mercurio può durare 3 settimane, può durare anche di più, ma diciamo in media 3 settimane, quella di Marte, che è un pianeta esterno più lento, 2 mesi circa, Giove può andare fino a 4 mesi e Nettuno fino a 5 mesi e così via. Allora mi direte voi, bene, questa è l'astronomia. E in astrologia? Beh, in astrologia la retrogradazione non è un evento negativo, ma è un'opportunità che viene fornita per guardarsi dentro, cioè il cielo ci invita a rallentare, addirittura a fermarci, a affrontare questioni del passato che ritornano nel presente, che pensavamo fossero risolte, e quindi ci invita a riflettere, perché queste questioni irrisolte provocano dei problemi, quindi anche a imparare dai nostri errori, anche dei errori di valutazione. Questo è un elemento molto importante. Poi ogni pianeta, sappiamo, rappresenta un aspetto della vita, quindi in retrogradazione che cosa fa? Questo significato si approfondisce o si appesantisce, se volete. Tutti i pianeti sono retrogradi tranne il Sole e la Luna, che in astrologia sono considerati luminari. Quindi quella che affronteremo adesso relativamente rapidamente è una panoramica di tutti i pianeti e le caratteristiche della loro retrogradazione, sia come transito che come presenza in un tema natale. Naturalmente, come sempre, questa è un'introduzione. Se desiderate approfondire avete tutti gli strumenti che poi potrete cercare per approfondire la vostra conoscenza della retrogradazione. I miei sono sempre degli inviti a... Allora, Mercurio è legato, lo sappiamo, alla comunicazione, ai viaggi, è legato alla tecnologia. Durante la retrogradazione di Mercurio spesso ci sono dei malintesi, dei ritardi, dei problemi tecnici, la posta che non arriva, le mail che non partono. E io mi diverto a dire che la retrogradazione di Mercurio è legata a tutto quello che comincia per rivedere, riflettere, risolvere, per esempio, sono dei verbi molto utili in queste fasi. In un tema natale, Mercurio retrogrado può indicare una persona che ha difficoltà di comunicazione o comunque un modo a volte poco pratico di affrontare la vita. La persona può anche essere realista, pragmatica, ma ha bisogno di muoversi, ha bisogno di, come dire, sì, di muoversi, può essere nervosa, quindi deve fare sforzi più di altri per concentrarsi e per riflettere. Spesso sono persone che vanno all'essenza delle cose, non amano molto i dettagli e la loro creatività si manifesta attraverso un linguaggio non verbale, spesso come quello della pittura. Si sono creativi o artisti della pittura e della musica, come molti artisti che appunto hanno Mercurio retrogrado. La retrogradazione di Mercurio ci invita quindi a imparare l'ordine, la disciplina, o più ordine più disciplina, a perseguire degli obiettivi precisi e in un modo che è attento e che è anche metodico. Venere ci parla, lo sappiamo, di sentimenti, di amori, di valori personali, di relazione. La retrogradazione di Venere spesso porta storie del passato, chiarire i propri sentimenti, per esempio, rivedere le proprie priorità emotive. In un tema natale, una Venere retrograda fornisce la possibilità alla persona di imparare molto attraverso le sue relazioni sentimentali, che sono fondamentali per la sua evoluzione personale. Spesso sono persone che hanno difficoltà a darsi pienamente, temono sempre che il partner o la partner abbia altri fini, secondi fini, anche quando proprio non c'è nessun motivo per credere questo. Quindi sono un po' sospettosi e questo gli impedisce di accedere all'amore e quindi a volte anche proprio alla felicità affettiva. Potrebbero agire in maniera contraddittoria, cioè da una parte fanno tutto per pianificare la relazione in modo serio, poi si comportano in un modo completamente diverso. Questo proprio perché c'è una disarmonia dentro di loro fra gli obiettivi amorosi e il modo che hanno di vivere gli affetti, per esempio, e anche l'amore. Sono persone che hanno difficoltà ad amare gli altri perché hanno difficoltà ad amare loro stessi, se stesse. Quindi lo scopo, la lezione di Venere retrograda è di amarsi, perché una volta che uno si ama riesce ad amare gli altri e a farsi anche amare dagli altri. E sono in una specie di situazione di mancanza di sicurezza interiore queste persone, che questa mancanza di sicurezza interiore rende loro difficile instaurare delle relazioni serene,
si bloccano e non riescono a esprimere i loro sentimenti. Quindi la retrogradazione di Venere invita ad amare o comunque a imparare ad amare senza possessività e senza attaccamenti. Passiamo senza indugi a Marte. Marte che è il pianeta dell'azione, del coraggio, dell'energia, della forza, della volontà. La retrogradazione di Marte ci invita a gestire conflitti, a cercare delle soluzioni ponderate e pacifiche ai problemi, a fermarsi un attimo per riconsiderare i propri obiettivi. In un tema natale Marte retrogrado può avere due aspetti: da una parte Marte retrogrado frena il piano di azione e proprio il potere di azione della persona e anche le qualità innate che la persona ha di manifestare la propria personalità. È proprio un freno allo slancio, un freno alla sua espressione naturale. L'altro aspetto, l'altra faccia della stessa medaglia è il contrario: la persona è completamente disinibita, ha troppa energia, ha troppo impulsiva e quindi manifesta tutte le caratteristiche grezze, direi, di Marte, che vanno dall'impulsività fino alla violenza, passando attraverso la rabbia e l'aggressività. E perché fa questo? Perché ha sempre l'impressione di doversi difendere da una minaccia o da un attacco. La retrogradazione di Marte invita a sfruttare la propria energia fisica e vitale al servizio degli altri, nel qui ed ora. Giove è il grande benefico, è la grande lente di ingrandimento, è l'espansore. Quindi Giove dà senso pratico, fiducia, ricchezza, fortuna, felicità, anche fede, filosofia, morale, etica, insegnamento, tutte queste cose. Durante la retrogradazione di Giove, quindi si può essere chiamati a rivedere i propri obiettivi a lungo termine e anche le proprie riflessioni profonde. Sempre a fin di bene, l'idea è questa. In un tema natale Giove retrogrado porta proprio questo, cioè le mie convinzioni, che buon uso, che uso faccio delle mie convinzioni profonde, e quindi rivedere i propri obiettivi, chiaramente di vita, e quindi a elevarsi. Questo è lo scopo: elevarsi, a volte facendo anche sacrifici, parola che non ama molto Giove, per evitare cosa? Sprechi, ristrettezze economiche, ma anche comportamenti non etici. Quindi la retrogradazione di Giove frena la sua espansione naturale, naturalmente, un'espansione naturale della personalità, e quindi invita più di altre retrogradazioni a capire davvero che cosa vuol dire, a scoprire davvero che cosa vuol dire realizzarsi ed essere felici. E poi passiamo a Urano, a Saturno, che è il signore del karma, così viene chiamato. Saturno riguarda, lo sappiamo, le responsabilità, la struttura, i limiti, la disciplina, le regole. In retrogradazione Saturno spesso ci porta lezioni che vengono dal passato e ci invita anche a rivalutare i nostri impegni. In un tema natale, la persona che ha Saturno retrogrado spesso e volentieri fin dalla nascita è incredibilmente tenace e resistente. Sa distinguersi, non cede alle lusinghe contraddittorie dell'ambiente, per esempio, perché il suo scopo è quello di essere autenticamente se stessa. Ha delle difficoltà di comunicazione nella prima parte della vita, non riesce a comunicare questa parte di se stessa, spesso sembra agli altri una persona un po' troppo austera, ma in realtà ha tutte le possibilità di arrivarci, perché questo è il suo destino, cioè Saturno retrogrado indica anche questo. Ci riuscirà probabilmente in età matura, ci riuscirà anche in maniera rilevante, perché sono persone che sanno fare tesoro delle esperienze e delle lezioni che la vita gli offre. Tranne qua, chiaramente c'è la possibilità di applicare, di esercitare il libero arbitrio, cioè c'è sempre la possibilità di rifiutare di accettare o di compiere il proprio destino. La retrogradazione di Saturno invita a perseguire il proprio scopo e a concentrarsi, focalizzarsi unicamente su questo traguardo. E poi passiamo ai tre pianeti transaturnini, cominciando con Urano. Urano quindi è il pianeta dei cambiamenti, è il pianeta dell'innovazione. La retrogradazione di Urano ci spinge a rivedere i vecchi sistemi di pensiero per diventare sempre più consapevoli. In un tema natale, Urano retrogrado indica che la persona è frenata nell'espressione della sua capacità decisionale e anche nei suoi riflessi di individuo.
Cioè Urano retrogrado, la lezione di Urano retrogrado è qual è? È frenare gli impulsi proprio per imparare a fare un uso migliore delle proprie decisioni, dei propri riflessi, delle proprie forze, per far cosa? Per prendere le decisioni giuste nel momento giusto, in modo, e qual è lo scopo? Lo scopo è quello di acquisire un vero e proprio spirito indipendente. Questo è lo scopo di Urano retrogrado, uno degli scopi di Urano retrogrado. Ora, Urano sappiamo che è legato allo spazio, quindi spesso sentirete le persone che hanno Urano retrogrado dire: ah, mi manca lo spazio, mi sento con le spalle al muro, mi sento bloccato, mi sento limitato, mi sento soffocato. Sono persone che hanno spesso paura di avere degli obblighi nei confronti di qualcuno, di qualcosa. Sono dei rivoluzionari e quindi contestano categoricamente, sistematicamente qualsiasi forma di gerarchia e di autorità. Impossibile farne dei subordinati, oppure ne soffrono particolarmente. La retrogradazione di Urano porta a cosa? Porta a spinge la persona a diventare un simbolo di libertà per coloro che sono più particolarmente prigionieri della paura. Passiamo a Nettuno. Nettuno, che è il pianeta dell'intuito, dei sogni, dell'introspezione. Quando è retrogradazione, Nettuno ci invita a distinguere fra i sogni che contribuiscono davvero al nostro appagamento e quelli che sembrano solo farlo, ma in realtà non lo fanno, è un'illusione. Nel tema natale, Nettuno retrogrado porta confusione, comunque una certa confusione. La persona può avere tendenza a non avere fiducia nelle sue capacità intuitive, mentre invece sono persone molto intuitive, e quando si rendono conto che lo sono, spesso desiderano affrontare, risolvere dei misteri o svelare dei misteri, anche esporre delle falsità, per esempio religiose, filosofiche, cioè sono molto potenti da questo punto di vista. Generalmente sono persone che hanno una buona capacità di valutazione del loro subconscio, ma spesso hanno difficoltà ad armonizzarlo con la parte conscia, cioè i sogni, per esempio i ricordi, li aiutano a capire che esiste una dimensione di grande felicità, quindi di felicità assoluta al di sopra del grigiore della monotonia quotidiana, ma spesso c'è una capacità, una difficoltà nella capacità di trasformazione di questo sentire e di adattarsi, nell'adattarsi alle circostanze, alle idee, agli avvenimenti del periodo storico in cui vivono. Quando questo Nettuno retrogrado è in aspetto, per esempio in opposizione o quadrato a altri pianeti, allora lì sì, la persona potrebbe veramente avere delle grosse difficoltà a tollerare il peso del dolore della vita terrestre e cercare rifugio o fuga, una via di fuga, diciamo nelle dipendenze, nei paradisi artificiali, le droghe, l'alcol, il sesso, oppure nell'evasione mistica, proprio perché rifuggono alla monotonia del quotidiano. Allora, Nettuno retrogrado in particolare, ma Nettuno comunque il retrogrado tende a sciogliere, dissolvere, ecco, cercavo il termine esatto, dissolvere le illusioni alle quali la persona si è attaccata. Quindi in retrogradazione ci aiuta a lasciar andare, anche a dimenticare in qualche modo, comunque a perdonare, e questo perdono porta in certi casi, con Nettuno retrogrado naturalmente non solo questo ma anche altri aspetti, a un'evoluzione spirituale molto avanzata. E terminiamo la nostra panoramica, rapida panoramica, con Plutone retrogrado. Comunque Plutone è legato, lo sappiamo, alle trasformazioni profonde, alla rigenerazione. In retrogradazione è un pianeta molto lento, quindi porterà veramente la possibilità di conoscere e vivere una notevole crescita spirituale, proprio perché Plutone è veramente l'indicatore karmico, direi, per natura. In un tema natale, Plutone retrogrado ci dice che la persona sarà costretta dalla vita a trasformarsi, cioè la morte, simbolico reale di persone, di cose, di idee nelle quali crede, genera momenti di grande solitudine che però l'aiutano a elevare la sua coscienza e anche la portano a una vera e propria rigenerazione. Sono persone che sanno e sentono le cose, ma non riescono, perlomeno nella prima parte della loro vita, veramente ad esprimerle. Ci riescono molto probabilmente in una seconda parte, e ci vorranno anni però prima che la loro energia interna possa irradiare verso l'esterno. Allora,
Plutone retrogrado è legato alle paure, paure per esempio di grandi strutture, lo Stato, le banche, l'amministrazione. La persona non sa perché ha queste paure, ma le ha, e quindi cerca di incanalarle in strutture mentali. Questo può provocare un sentimento di rabbia interiore dovuto a questa sensazione di repressione, ma non sono per forza delle persone che si sollevano contro le autorità, mentre si sentiranno molto a disagio quando loro stesse saranno autoritarie. Altre paure sono legate a Plutone retrogrado, sono la fobia per esempio, prima di tutto la capacità di accettare la morte come evento naturale, poi la fobia di tutto ciò che è nascosto, dei tabù, di ciò che è occulto, segreto, e anche una certa difficoltà con l'idea di manipolazione, con l'idea di menzogna, anche di bugia e di tradimento. Le persone che hanno sia Nettuno che Plutone retrogrado chiaramente vivono in questo mondo, ma in un qualche modo spesso si sentono separate proprio dal piano materiale. La retrogradazione di Plutone quindi che cosa ci porta, ci invita o ci insegna? Comunque, prima di tutto a fidarsi degli altri, questo è veramente importante. Secondo, ad accettare la trasformazione costante della vita, quindi abbandonando il controllo, e a realizzare, a capire come queste persone esercitano un potere, un controllo sugli altri, ma anche come gli altri, persone o organizzazioni, strutture esercitano un controllo su di loro. Allora, per concludere questo video vi propongo come al solito una piccola pratica, quindi respirate profondamente, calmate la mente, collegatevi, entrate in connessione con il cuore, con il vostro cuore, e chiedetevi: quale energia voglio emettere nell'universo in questo momento? Come posso agire con amore, gentilezza e chiarezza? E poi, come al solito, osservate senza giudicare quello che emerge da questa meditazione e abbiate fiducia nella vostra capacità a collegare logica, intuizione, ragionamento e sentimento. E come sempre termino il mio video con una frase, questa volta di Swami Vivekananda, che dice: ognuno è responsabile di ciò che accade e ha il potere di decidere che cosa vuole essere. Quello che siete oggi è il risultato delle vostre decisioni e scelte passate. Quello che sarete domani sarà il risultato delle vostre azioni di oggi. Quindi grazie di avermi dedicato una parte del vostro tempo, solite raccomandazioni, quindi pollice se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, condividetelo se vi sembra un canale interessante con altre persone, attivate la campanellina delle notifiche per ricevere l'informazione sulle pubblicazioni dei video o anche dei live, effettivamente, e anche dei live. Andate a vedere le pagine Instagram che si chiamano con lo stesso nome, Astro Tarotina, in cui troverete tantissimi contenuti di astrologia e di tarocchi in forma molto più breve, un'altra forma, un altro supporto. E naturalmente, se desiderate una consulenza di astrologia, di tarocchi o di astrotarocchi, scrivetemi a mariacristina.astrotarot con una T finale @gmail.com. Tutte queste informazioni sono nella descrizione del video. Grazie, 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 alla prossima.